Prova, prova live. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Scopriamo se la live si vede oppure no. Aspettiamo che entri qualcuno. Oggi facciamo 4 chiacchiere insieme. Facciamo anche un piccolo unboxing. Se arriva. Primo spettatore. Devo sempre recuperare la live in modo strano. Ciao Emma, ciao Luca, ciao ragazzi, come state? Oh, siamo balzati da 1 a 35 spettatori. Ciao, è entrato. Punto di vista, ciao, ciao KCF. F per cosa sta? Ciao Simone Maggioni. Quanti siete? Ciao Thomas, Antonio, Kevin, Tiziana, ciao. Nature, Giuseppe, insomma. Ciao caro, come stai? Insomma, abbastanza bene, fortunatamente. Tu come stai? Porta lettere. Isaac, Francesco, wow, quanti siete ragazzi? Quanti siete? Oggi facciamo 4 chiacchiere e apriamo un paio di pacchetti che sono arrivati sti giorni. Perdonate i capelli ragazzi, lo sapete, non, non ci sono barbieri aperti, quindi. Ciao Carmine, ciao Tiziana, ciao Mariano. Ragazzi, un bel like per supportarci, mi raccomando. Se volete, vi ricordo che i nostri video sono gratuiti per voi. Non facciamo pagare nemmeno le live, quindi se volete supportarci basta un pollice in su. Ora leggo i vostri commenti, amici. Fatemi condividere il link della live. Un secondo solo. Ok. Bene. Ok. 4 chiacchiere in padella a Findus, esatto, portare lettere. Ciao DB, ciao Marco. Grande Luca. Hai voglia di un mio unboxing? Lo so. Sono arrivate un sacco di cose, ma non posso recensirle perché dovrei uscire di casa e non posso. Cioè, posso venire solo qui a lavoro. Ti seguiamo sul tuo canale intanto. Io ti vedo in tutti i tuoi tutorial appena che li metti in rete. Grazie mille, Giuseppe, troppo buono. Ciao Dario, penso di essere il più vecchio che ti segue. Tranquillo, tranquillo. Tu sei un giovanotto ancora. Ciao Stefano. Allora, un attimo, ora rispondo alle vostre domande, ragazzi. Fatemi spegnere qui. Allora, ho condiviso tutto. Bene. Ok. Questo posso spegnerlo. Stavo pensando, tra l'altro, di cambiare PC perché il mio portatile, quello che uso da 3 anni, questo Asus ROG, ha la tastiera che oramai non funziona più e ho messo una tastiera a parte. La cornice si sta staccando da sola, l'ho pagato 2200 euro 3 anni fa e già si sta distruggendo, cioè la garanzia è finita, quindi dovrò cambiarlo. Sì, vabbè, io li sfrutto parecchio, però non è bello. Allora, Super Daniele, come avevo già anticipato nella live, per il Mavic Air 2 bisogna aspettare l'estate. Non so perché in rete è circolata la notizia che sarebbe uscito ad aprile, ma in realtà esce in estate. Per ora non sappiamo ancora nulla, ma presto avremo maggiori informazioni. Ciao Dino. Allora, guarda, quanti messaggi, ragazzi? Un attimo solo. Allora, Daniele, Fimix 8SE 2019 lo consigli ancora? Chiede Daniele Firrito. Allora, no, perché non è più in produzione il Fimix 8SE 2019, non c'è più nei magazzini, quindi ora se compri un drone, un Fimix 8 ti arriva automaticamente il 2020, che tra le altre cose vi recensirò e farò un confronto con il vecchio modello. Questa è la mia domanda. Fatti una domanda e datti una risposta. Fantastico. Allora, Daniele, secondo te mi chiede, una data plausibile per la fine della quarantena potrebbe essere la prima settimana di maggio. Penso che sarà per gradi, forse inizieranno prima le regioni meno colpite, come il centro-sud Italia, poi quelle del nord più colpite. Sarebbe una cosa abbastanza logica. A voi come sta andando la quarantena, ragazzi? Come si vive da voi? Se esce il Mavic 3 lo prenderai, certo, certo che lo prenderò per fare i video. Tra l'altro ho già preso l'Autel Evo 2, ragazzi, ve lo recensirò a maggio, quindi aspettate perché arriva quel drone.
Ciao 2DI, Daniele Di Porto, non ce la faccio più con la quarantena. Lo so ragazzi, è abbastanza pesante. Fortunatamente io posso venire qui a lavoro, posso stare aperto, però immagino che chi sta a casa sempre da oltre un mese è bella dura. Per il Mavic Mini 1 non serve il patentino Thomas, ma serve l'assicurazione e la registrazione. Miki, se c'è qualcosa alle tue spalle che non ti serve, avvisami. Certo, Dino. Grazie Carmine. A proposito, grazie a tutti per i 50.000 iscritti, ragazzi. Ho dovuto fare uno speciale con Stefania, però lo so, la situazione è questa, quindi è saltato. Sarà per i 60.000. Fa caldissimo a casa. Ho letto che nel weekend la temperatura salirà un bel po'. Qui a Bari ora sono 17 gradi 8. Sta ancora l'orario vecchio, devo aggiornarlo. Comunque sono 18 gradi. Per il weekend è previsto un incremento di temperatura. Fai la recensione del DJI Inspire 2, chiede Alessio. Il problema è che io questi droni troppo professionali sono troppo impegnativi per me. Io voglio provare qualcosa di più semplice. Tra poche settimane dovrò recensirvi il nuovo drone MJX, un drone super leggero che pesa, aiuto, sto distruggendo tutto, che pesa 240 grammi, quindi come il Mavic Mini, però costa 120 euro. Ve l'ho già messo su Telegram, sono curioso di provare l'MGX B7, si chiama così, cercatelo su Telegram, lo trovate, perché secondo me è molto interessante per iniziare senza troppi patentini e sbattimenti vari. Ciao Gennaro, dimmi tutto. A te 22 gradi. Stranamente qui Sud Italia fa abbastanza, cioè si sta bene per ora. Il caldo forse è iniziato da sopra, scenderà, boh. Ciao Ken, tiriamo avanti, tiriamo avanti. Tu come stai? Amici, mi raccomando, un bel like per supportarci. Niente soldi, niente abbonamenti, basta un like. Niente VPN durante i video e altre pubblicità varie. Ciao Michele, ma le mascherine e quelle della Xiaomi, la Smart Me, sono usa e getta o i filtri si possono cambiare? Allora ragazzi, una cosa che molti non hanno ancora ben inteso è che il filtro stesso della mascherina, la mia mascherina dov'è? Aspettate un attimo ragazzi. Allora ragazzi, ho bevuto un po' d'acqua e nient'altro. Questa è una mascherina FFP3. Il filtro stesso della mascherina è la mascherina stessa, cioè il filtro è il tessuto di cui è composta la mascherina. Quindi questo è il filtro della mascherina. Questo qui invece è solo una valvola che serve per migliorare la respirazione, per far uscire meglio l'aria, per evitare di umidificare troppo l'interno della mascherina. Però è la mascherina il filtro stesso. Allora, quelle della Xiaomi sono lavabili, sì, sono lavabili, quindi le puoi lavare tranquillamente. Allora, è uscito l'SG 106 Pro, dice Carmine, sì, lo recensirò presto. Facciamo un aperitivo collettivo, sì, lo facciamo in video diretta però, non di persona, altrimenti ci arrestano tutti. Allora, Tiziana, tu come stai? Io bene, seguo da poco ma guardo tanti tuoi video. Grazie mille Tiziana. Qui a Bari si sta abbastanza bene sto periodo, non ci sono molti casi, però stiamo sempre in casa o a lavoro, quindi andiamo avanti. Tu come stai Tiziana? Allora, Vito, ciao Michele, ho da poco preso un Mavic 2 Pro. Ho fatto bene secondo te? Devo aspettare il 3. Hai fatto benissimo perché è davvero un drone top di gamma, lo sarà ancora a lungo. Ma anche il Mavic Pro 1 è ancora uno dei migliori droni in circolazione. Se il mio idolo scrive KCF, addirittura, grazie mille Davide, tutto bene, tu come stai? Ciao Michele, vuoi iniziare a dronare, scrive Enrico M, ma ho il dubbio se prendere un entry level o qualcosa di completo tipo il Mavic Mini. Dipende dal tuo budget, se puoi permetterti, ovviamente, mi permetto di dirti così, un Mavic Mini va benissimo per iniziare perché è facilissimo da utilizzare. Altrimenti prendi qualcosa di più economico, io recensirò presto un MGX nuovo leggero che forse è interessante per chi inizia. Grazie Gioseba. Il nuovo drone da DJI uscirà, come ho detto prima, in estate, non ad aprile.
cioè ragazzi, no, ad aprile assolutamente no, anche perché sarebbe assurdo fare uscire un drone DJI in piena emergenza globale. Uscirà in estate, verso agosto-settembre. Consigli di comprare ora il JJ6 9 a 140 euro? No, aspettate la mia recensione del nuovo drone MJX che arriverà entro un paio di settimane e quello secondo me sarà il nuovo drone Best Buy per iniziare. Anzi, accendo il PC, ve lo faccio vedere tramite immagini perché è un drone molto interessante. Allora, Duck4 chiede se Fimi sta lavorando a un nuovo drone sotto i 250 grammi. La risposta è sì. Sarebbe dovuto uscire sto periodo, però c'è stato un rallentamento per colpa del virus, quindi uscirà tra un paio di mesi, penso. Però ci stanno lavorando. Questo è uno scoop. Ragazzi, un bel like per supportarci. Ciao Manuel, ti amo anche io Manuel. No, ancora nessun sensore sull'X8. Non so perché i droni cinesi non implementino i sensori anti-ostacoli. Non lo so, sinceramente, ragazzi. Tiziano ha fatto una barzelletta. Un dino dice a un altro dino, giochiamo a nascondino, e l'altro dino dice, dai, no. Oh mio Dio. Bella Tiziano, bella questa barzelletta. Allora, intanto se vedete questo, ragazzi, non spaventatevi, era un brufolo stamattina, è scoppiato tutto, quindi non scandalizzatevi. Non avevo il cerotto, se no avrei messo il cerotto, e non volevo andare in farmacia a prendere un cerotto, quindi sopportare con quel brufolo lì. Grande Emanuele, lo so, manca anche a me dronare, oramai drono sul terrazzo di casa mia. Vito mi stava per chiedere del brufolo, e vabbè ragazzi, è la vita, che dovevamo farci. No, vabbè, ovviamente non si può volare sul balcone, cioè anche se c'è l'emergenza non significa che possiamo trasgredire le regole, però dobbiamo passare un po' il tempo, quindi... allora ragazzi, vi faccio vedere direttamente dal mio sito. Vector sta benissimo, eccolo qui. Portalettere, sai perché nell'Unione i poliziotti erano 3? No, non lo so. Allora, questo direttamente dal mio sito è il B7 che vi recensirò a breve. Come vedete è davvero piccolino come drone, ha una cam 4K, però il gimbal è monoasse, è ottimo per iniziare, è pieghevole, pesa 245 grammi con radiocomando, ha il display su radiocomando e pesa da Banggood attorno ai 130 euro. Ho messo il link e coupon su Telegram ieri, se non sbaglio, e sono molto curioso di provare questo piccolo drone. Ciao Corato, ciao Nibiru. Secondo te quando uscirà il nuovo drone DJI? Ah, aspetta, quando uscirà il prezzo del DJI Mavic Mini diminuirà? No, perché i prodotti nuovi da Apple al massimo tolgono dal mercato quelli vecchi, non diminuiscono di prezzo, quindi non sperateci troppo in cali di prezzo da parte della DJI. No Ernesto, ma me l'hanno spedito, quindi dovrebbe arrivarmi presto. Ovviamente non mi aspetto un Mavic Mini, però un drone economico per iniziare, senza sbattimenti va. Oh mio Dio, ragazzi, quante barzellette. Fate in chat, dai, almeno ci tiriamo su di morale. Allora, Tiziana, c'è una macchina rossa, gialla e verde. Quale arriva prima al traguardo? La gialla mi dispiace. Paolo, sei a conoscenza del drone L109 Pro? No, sinceramente no. Se me lo linki poi quando esce sta live nei commenti del video, magari ci butto un occhio. Antonino, ciao Michele, appena tornato da lavoro. Che piacere vedere la tua live. Ciao Antonino, è un piacere anche per me. Come è andata a lavoro? Ok ragazzi, allora, dovevo farvi vedere una cosa. Sì, stanno due pacchi da aprire insieme, qui dietro. Sono tra l'altro due prodotti che non posso recensirvi, e lo scoprirete tra poco perché. Il mio primo drone è stato l'MGX X101, un giocattolone. Ho fatto anche un video sul canale YouTube, cercate MGX X101 qui su Addicted to Tech e lo trovate, mamma mia. Lo pagai 200 euro.
e non aveva niente. Oramai con 200 euro ti prendi un drone assurdo come il Fimia 3, l'Absanzino. Sì, Tiziana. Allora, per il patentino, operazioni critiche, cosa dobbiamo fare? Chiede Francesco. Purtroppo il critico lo potete ottenere solo in scuola di volo, quindi dovete sborsare un bel po' di soldi ad una scuola di volo vera e propria. Ernesto, secondo me sì, il B7 sarà meglio dell'Ishin e G16. Michele, l'altra sera ho visto uno Zino che volava al guinzaglio. Sì, l'ho visto anche io. Vabbè, sono metodi tecnologici per uscire di casa. Un attimo, ragazzi. Vi voglio condividere il link per il nostro canale Telegram. Se volete entrarci, io ci posto un sacco di offerte, roba interessante. Un attimo, fatemi aprire il link. Allora, vediamo questo. Ok. Ciao Michele, secondo te quanto è vincolante la portata limitata del Mavic Mini? Vengo da uno Spark FCC. Con il Mavic Mini riesce a stare nelle distanze legali, quindi 200 metri di distanza, 60-70 di altezza, non più di tanto. Quindi non pensare di farci chissà quali long range test impossibili. Ciao Vincenzo, Michele, ma usi ADSL? No, qui a lavoro ho... Sì, qui a lavoro ho la DSL, a casa ho fibra ottica. Ragazzi, vi lascio se riesco a trovare il video, il link per il canale Telegram. Se volete entrare, cliccateci sopra e ci entrate. Ciao Buzzo, saluti da Genova, come va da voi la situazione? Allora, l'SG 906 Pro mi doveva arrivare la settimana scorsa, non mi è ancora arrivato, però spero di poterlo recensire quanto prima. Ok, vi ho messo il link nei commenti. Allora, Ryan06, io qualche anno fa con il drone ho quasi tagliato un dito a un mio amico, ma ero più piccolo e adesso che non lo usavo da un po' sono molto più bravo, anche se ho un Sima X8V. Beh, un dito alla fine, dai, che cos'è? Poteva andare peggio. Vabbè, i droni sono pericolosi se non si usano nel modo corretto, cioè le eliche fanno male. Prodotti per piscine? No, non tratto quei prodotti, mi dispiace, Dino. Perché ti sei così interessato ai prodotti per la piscina? L'acquario Xiaomi, allora, l'acquario Xiaomi io l'ho già riempito, era pronto, sta lì. Però, cosa è successo? È successo che il giorno in cui dovevo andare a comprare i pesci è scattato il casino in Italia, quindi non sono più andato a comprare i pesci. E penso che questo fosse un segnale premonitore. I video delle SS Wingsland sono abbastanza buoni, ma non sono stabilizzati. Mike chiede cosa ne pensi delle eliche in carbonio. Io personalmente le odio perché sono pericolose e non aggiungono niente. Cioè, se un'elica in plastica ti prende il dito, ti fa male. Se ti prende una in carbonio, sono dolori. Ma a parte questo, se il vostro drone cade per terra, si ribalta, con un'elica in plastica, l'elica si rompe e quindi salvate i motori. L'elica in carbonio non si rompe, il motore continua a funzionare e rompete il motore, che è molto peggio di rompere un'elica, quindi io ve le sconsiglio, assolutamente. Sì, Enzo, esatto, per questo non si dovrebbe volare al chiuso con i droni, perché se prendono il GPS iniziano a sbarellare da una parte e l'altra. Michele, per favore rispondi a Tiziana. Dove sta Tiziana? Aspetta, me la sono persa. Conosci Brawl Stars? No, Tiziana, cos'è? Un gioco? No, qui mi escono solo 3 commenti alla volta in chat, ragazzi. Io sto al telefono, quindi tutti gli altri mi vanno indietro. Io ho fatto già un video per droni FPV, Antonino. Se cerchi c'è quello per il Tiny Hawk. È un altro drone che ho linkato su Telegram oggi. Ho fatto un paio di video molto interessanti per iniziare, costano poco, vanno bene. Ciao Giuseppe Schirano, ciao, come stai? No, non lo conosco, Brawl Stars. Da dove si scarica, Tiziana?
Comunque, ragazzi, veramente, stare un mese chiusi in casa è davvero triste. Secondo voi quando finirà la quarantena, amici? Ciao Fabio, come va Fabio? Mi raccomando ragazzi, un bel like per supportarci, eh? È gratuito, non costa niente e ci fa bene, cioè ci supporta. Per lo Zino prendi l'IMAX B6, è il migliore caricabatterie che puoi comprare per un drone. Sì, Tony, io riparo TV. Esattamente, TV, wifi, telefoni, centro assistenza. E tra l'altro la gente viene ancora a portarmi i televisori la mattina, cioè non demorde. E vabbè, oramai senza TV la gente che cavolo di sarà a fare in casa? Secondo me a maggio, dice Giuseppe. Ah, Tiziano, ho capito che gioco è. Sì, sì, lo devo riscaricare. Ci feci dei gameplay quando sto canale trattava ancora videogiochi. Quali sono i droni considerati giocattolo? Quelli che sulla scatola del drone hanno indicato dai 14 anni in meno, non in più. Se sono 14 anni in più, non sono più giocattoli. Il problema è che sono quasi tutti 14 anni in su. Finirà tra giugno e luglio, quindi staremo a casa fino a giugno-luglio. Enzo. Ciao Damiano. Domenico, scusami. Comunque ragazzi, sono curioso di provare anche il Filmix 8 S 2020, spero di poterlo recensire in estate, uscirà a metà maggio, arriverà a fine maggio, poi bisognerà vedere se possiamo volare perché è molto molto interessante, a quel prezzo poi 320 euro è davvero un best buy. Allora ragazzi, se avete comprato un Wingsland S6 e avete poca autonomia, caricate la batteria lentamente con la USB del vostro PC. Fatelo 3-4 volte, vedrete che la batteria si riprende. Sono un po' addormentate, però piano piano si riprendono. No Luca, mi dispiace. No Vito, la licenza devi saltarla quella parte di licenza su DFly, non devi farla. A te non interessa perché non sei un professionista. Allora, consigli la cupola del Mavic Mini che ora sta lì distrutta. No, vabbè, è solo sollevata. Sinceramente, è solo una roba d'estetica quella cupola, ragazzi. Cioè, non serve a niente. E carica anche lentamente la batteria. Giusto per tenere il drone in esposizione, però non è così importante. Quanto costa in media un'associazione per drone? Chiede Stefano. Forse volevi dire assicurazione. Io l'ho fatta con DroneZin, l'ho pagata 36 euro online. Non male. Credo che sia cambiato qualcosa. Dove? Su DFly? No, non mi risulta. Devo bere un attimo un po' d'acqua, ragazzi. Non ho il bicchiere. Dov'è il bicchiere? Sta lì. Un attimo. Uso sempre lo stesso bicchiere di plastica, non lo cambio mai, non voglio inquinare, quindi usiamo sempre lo stesso. Allora, Enzo mi chiede, secondo te ha senso lo Zino 2 considerando che ora il Filmix 8 costa anche meno? Beh, lo Zino 2 fa video in 4K 60 fps e questa è una cosa che il Filmix 8 SE, anche quello nuovo, non fa, non registra in 4K 60 fps. Quindi se a te non interessa questa risoluzione, va benissimo l'X8. Ciao Pippu! Allora, vediamo. Lo Zino 2 però ci vuole ancora qualche aggiornamento, sicuramente in estate ve lo riporterò sul canale, aspetto un po' che venga aggiornato un po'. Canaglia chiede, col patentino online si può sorvolare aree urbane con persone non informate? No, non si può. Allora Mattia, per il B7 me ne ho parlato poco fa, lo recensirò fra un paio di settimane, secondo me sarà un ottimo drone per iniziare. Io sono di Bari, Tiziana, di Bari. Si sente un po'. Vincenzo è di Assago come Tiziana. Oh, abbiamo fatto una coppia qui sul canale.
Addicted to Stranamore. Che drone mi consigli? Dipende da quanto vuoi spendere. No, non avrà il 4K a 60 fps, Fabio, il nuovo X8 SE 2020, avrà il 4K a 30 fps. Esatto, Samuele, fatelo caricare un po' di volte con carica lenta e vedrete che si riprende per conto suo. Ciao Vincenzo De Rosa, come stai? Felce, hai notato miglioramenti con il Fimi Palm? Sinceramente non lo sto usando sto periodo perché non sto uscendo di casa, quindi non lo sto usando. Però ho letto che sono usciti un po' di aggiornamenti. Enzo, Marizino 2 hanno iniziato a venderli davvero. Beh, io l'ho comprato sì, quindi penso che li stiano vendendo. Ok, ragazzi. Ora apriamo due pacchetti. Vi faccio vedere che cosa c'è in questi due pacchi che sono arrivati oramai da una decina di giorni, quindi sono ok. Allora, oh, anche Alessandro dice che il suo S6 si è svegliato dopo un po' di cicli. Sì, le batterie sono un po' addormentate, però piano piano si svegliano. Allora, ragazzi, primo pacchetto che apriamo in questa live. Vediamo cosa contiene. Ciao Masterlino, qui va abbastanza bene, dai. Non posso lamentarmi, ci sono zone messe peggio. Da te come va? Allora, questa è una dash camera nuova per l'auto. Vabbè, ovviamente, dove dovremmo mettere la dashcam. La sua particolarità è che oltre 4K ai sistemi ADAS, al GPS a bordo ed è molto particolare nel design. Ciao Alfonso. Allora, sotto i 100 euro come primo drone, io consiglierei il Tello. Il Rise Tello va benone. Ragazzi, un bel like per supportarci. Oh, eccola qui, ragazzi. Questa dashcam con GPS incorporato, display simpatica. Guardate che particolare la telecamera. È da provare sicuramente. Grazie a te Alessandro. Allora, c'era un ragazzo che ha chiesto meglio Fimi A3 o Absanzino? Dipende cosa vuoi da un drone. Se vuoi un drone più stabile, il Fimi A3. Se vuoi un drone con una cam migliore, l'Absanzino. Aug91 chiede cosa ne pensi del nuovo controller PlayStation 5? È una figata, davvero futuristico. Però voglio vedere la console ora. Cioè, voglio vedere com'è questa PlayStation 5. A Milano la fregano. Dici, se vedi cosa c'è in quest'altro pacco, ti spaventi. Cioè, se si fregano questa è comoda perché la metti davanti allo specchietto, quindi tu non la vedi più. Però, ora vi faccio vedere cosa c'è qui dentro. Sì, Carmine, ho visto, ma non ve lo consiglio il mini drone nuovo della Xiaomi. È una mezza schifezza. È un giocattolo. Ah, ragazzi, se con questa vi rompono l'auto per rubarvela, ditemi con questo cosa fanno alla nostra auto. Allora, è un prodotto Xiaomi 70 May, quindi anche questa è una dashcam, però la sua particolarità è che è uno specchietto dashcam ed è davvero una figata. Ora ve la faccio vedere. Un attimo, ragazzi. Guardate, vabbè, sì, c'è un po' di colla sopra lo schermo da togliere. Questo è uno specchietto borderless, fighissimo, da pulire, vabbè. Non so se è uno straccio qui. Dovrei avercelo. Aiuto. Vediamo se si accende. No? È da caricare? Sì. Questa io la voglio recensire, ragazzi.
Questa ha anche la retrocamera inclusa, ci avvisa se l'angolo cieco è occupato, quindi se qualcuno ci sta superando, e volendo possiamo usare anche la retrocamera come specchietto posteriore. E in più ha la telecamera qui, come vedete, per registrare tutto. È sempre Xiaomi, bellissima, ve la recensirò quando si potrà circolare per strada. Questo costa sui 100 euro, ragazzi. Mi piace molto il design senza bordi, come si usa nelle auto nuove. Borderless. Ok. Invece a parte c'è la dashcam posteriore da collegare al qui dietro. Ah, tra l'altro c'è anche la micro SD già dentro, fantastico. Ve lo recensirò, ragazzi. Allora, che avete scritto? Vediamo. Sì, si appoggia sullo specchietto esistente, come vedi ha i due fermi. Anche perché, ragazzi, togliere uno specchietto dalla macchina è complicatissimo. Cioè, stanno attaccati con una colla speciale, non è facile. Michele, hai mai visto i Samsung OLED senza viti? Quali? Che modelli, Alessio? Vai di Fime a 3, Ivan. Ti troverei bene. Un action cam con stabilizzatore non troppo costosa. Purtroppo le action cam oramai sono state soppiantate da questi stick come il DJI Palm, no, il Fimi Palm, l'Osmo Pocket, quindi è un po' difficile. Potresti prenderti un Fimi Palm. Allora, Paolo chiede, Michele, cortesemente puoi scrivermi il tuo indirizzo email? Paolo, non posso scriverlo perché YouTube me lo vede come spam, però se vai nelle info del canale lo trovi lì e mi scrivi lì. Alfonso, Michele, quando ti arriva il Bugs B7? Dovrebbe arrivarmi entro un paio di settimane. Speriamo bene, ho delle belle sensazioni su quel drone. Vediamo. Vincenzo, non ho capito la domanda. Vincenzo, riscrivila. Allora, Samuele, Michele, quale controller potrebbe andare bene per il Wingsland S6? Quello originale non si trova da nessuna parte. Sul mio gruppo Facebook ci sono alcuni ragazzi che usano quelli per i videogiochi tramite un escamotage, non lo so. Se entri nel mio gruppo Facebook, c'è il link in descrizione video, lo trovi. Allora, ciao Michele, ho perso 2 Tiny Hawk in questa quarantena. Come hai fatto a perdere 2 Tiny Hawk in casa? Credo in casa. Dove li hai persi, Faverick? Rispondevo alla telecamera. Ah, sì, Vincenzo, esatto. Sì, 100 euro completo con la dashcam posteriore. Poi vi faccio vedere tutto in video il prima possibile. Ce ne sono due di dashcam posteriore, si può scegliere quella classica e quella con visione notturna. Io ho preso quella classica che è leggermente più definita. Ve la faccio vedere. No? Eccola qui. Ok ragazzi. Allora, Fabio, comunque da quello che dicono il nuovo X8 2020 ha un rapporto qualità-prezzo mostruoso, ma sì, infatti, specialmente nella prevendita a 320 euro è veramente un grande prezzo. Sicuramente aumenterà fino all'uscita, non rimarrà così basso il prezzo. Ho la fortuna di abitare in campagna, beh in questo caso sfortuna Faverick, dato che ne hai persi due. Ma come vola il Tiny Hawk 2? Allora, Attilio scrive: Ho un monopattino elettrico ed ho rotto il parafango e ho provato a incollarlo. Ragazzi, mai incollare dei pezzi di carrozzeria, vabbè, che sia un monopattino, un'auto, una moto, una bici con la colla, perché poi è un casino. E niente, dovresti far vedere a qualcuno di esperto per togliertelo senza fare danni. Ciao Tiziana, te ne vai Tiziana? Ci saluti? Mi dispiace.
Ciao Michele, Film a 3 non rilascia più aggiornamenti, sembra normale, lo avranno abbandonato. Lo so, peccato perché è un drone molto sottovalutato. Io ce l'ho lì sopra. Rieccoci ragazzi, si era impallata la live. Stavo rispondendo al ragazzo che si lamentava, vabbè, a giusta ragione, del film A3 che non riceve più aggiornamenti. Io ce l'ho lì sopra. Ed è un peccato perché è un drone molto sottovalutato, davvero. Mi dispiace molto. Ok, Tiziana, resti a farci compagnia. Dai ragazzi, raccontate qualche barzelletta. Come facciamo a conservare le batterie dei nostri droni in questo periodo? La cosa migliore è caricare le batterie fino al 70-80% di carica e lasciarle così. Poi magari dopo un paio di mesi andate a controllare se si sono abbassate di carica, le ricaricate fino al 70-80%. Mai completamente cariche e mai completamente scariche. Oramai Vincenzo e Tiziana sono una coppia di fatto. Tutto bene, Miki, tu come stai? Fatemi mettere un filtro. Oh, aiuto. Che roba trash. Che altri filtri ci sono? Oh mamma. Vecchio film. Sketch. Aiuto. Pop. Ok, pop è quello un po' migliore. Un attimo, allora, messaggi dal vivo, nessuno. Ok, togli. Bene. Sì, va bene anche il 60%, Fabio. Tutto bene, nerd, come va? Grazie mille, Luca, troppo buono. Andrea, guarda, sul mio gruppo Facebook oggi hanno inviato un bel po' di Filmipalm da Gearbest e questa è una bella notizia. Quindi stai sereno, sereno, sereno. Allora, Michele, secondo te è meglio Mavic Mini o X8? Sono droni completamente diversi. Se vuoi un drone simil Mavic semi-professionale, l'X8 ha molte più funzioni. Se vuoi un drone più semplice, più per l'uso domenicale, il Mavic Mini va più che bene. Guarda com'è carino. No, ancora no, Alessio, perché a me mi arrivano i televisori fuori garanzia, quindi finché non scade la garanzia non mi arrivano quei televisori. Sarò molto curioso di aprirli, Lorenzo. Allora, Brooke chiede se ho recensito volanti per simulatori di guida. No, mai. Anche se a casa ho un bellissimo volante della Logitech, quello con la pedaliera e il cambio, che dovrei rimettere, cioè usare di nuovo perché era una figata, davvero bellissimo. Allora, Mitico73 chiede: Michele, Fimix 8SE è nero, quanto lo troviamo? Non si trova più perché era un'edizione limitata, quindi se la vendono a prezzi spropositati e non ne vale la pena. Il Fimi Mini è un giocattolo? No, mai detto. Allora, vediamo. Armando scrive: Michele, sto aspettando con ansia il film 2020. Parlane un po' e se si potrebbe collegare al telefono in modo che sia un visore. Purtroppo, ragazzi, questi. Un attimo, fatemi regolare la chat qui. Questi droni. Dove sta? Dove sta il film X8? Sta qui. Hanno dei collegamenti radio, diciamo così, proprietari, quindi non supportano visori che non siano i loro. Ci sono alcuni marchi che lo fanno, come DJI, ma sono pochissimi. Fimi non lo fa, quindi è quasi impossibile trovare un modo per usare un visore con il Film X8. Andrea, per il Mavic Mini 2 ci vorranno un paio d'anni, è ancora troppo presto. Luca, Michele, tu preferisci Windows o ecosistema Apple? Ti dico la verità, io ho usato quasi sempre Windows nella mia vita, quindi preferisco lui, ma non ho mai usato veramente appieno sistemi Mac per fare un paragone. Però mi trovo abbastanza bene con Windows, quindi.
per ora sto a posto così, magari in futuro proverò qualcos'altro. Tu hai Skype o Zoom? Non ho capito, Tiziana. Che dispositivi usi solitamente con i droni? Che significa? Io tendo a non modificare mai troppo i miei droni. Mi piace tenerli sempre originali, senza montare roba strana. Non mi piace fare modifiche troppo estreme ai droni. Ciao Giuseppe, come stai? Ragazzi, non litigate, mi raccomando. Fate i buoni. Avete già cenato voi, ragazzi? Allora, io che telefono usi? Io ho uno Xiaomi Mi Note 10. Mi sto trovando veramente da Dio con questo telefono, veramente ottimo. Ragazzi, un bel like per supportarci, mi raccomando. Fabio, allora, Fabio chiede perché il DJI Mavic Mini su Amazon costa più del prezzo reale. Il problema è che Amazon ha sospeso la vendita dei prodotti non essenziali, quindi droni e altra roba non la vendono per ora fino alla fine dell'emergenza. Quindi ci sono alcuni negozi di terze parti che cercano un po' di fare i comodi loro vendendo a prezzi spropositati. Non comprate droni da Amazon in questo periodo perché non ne vale la pena. Aspettate la fine della quarantena. Ne fa anche rima. Io cucino i polipi, o come diciamo a Bari, i polpi. Buonissimi Fabio, grandissimo. Grazie Luca. Grazie Luca. Troppo buono. Io ho mangiato del pesce. Tutto il pesce oggi, ragazzi. Vai sullo store ufficiale. Per che cosa? Riferito a cosa, Alessio? Ok. Alessio scrive, vai sullo store ufficiale per il Mavic Mini, ma perché? Non capisco il motivo. Ottimo, Tiziana. Che telefono hai? Mi consigli Fimix 8 SE o Absanzino Pro? Allora, per quanto mi riguarda, considero l'Absanzino Pro una trovata commerciale perché non ha queste grandi migliorie rispetto al modello originale. Secondo me, tra i due è molto meglio Fimix 8 SE. Oppure Absanzino 2 quando sarà un po' aggiornato e migliorerà tra qualche settimana, insomma. No, allora, la produzione della DJI è ricominciata da pochi giorni per la questione del virus, quindi aspettate a ordinare, aspettate un mesetto, vedrete che lo troverete su Amazon con tutte le offerte. Allora, Giorgio, perché le mappe di Fly non corrispondono ai colori e ai retini usati nelle aree stesse? Sono un casino quelle mappe, Giorgio, non ho mai capito perché. Secondo me sono un po' sballate. La produzione del film 2020 è avviata, sì, sì, è avviata, ma in realtà i film 2020 sono già pronti all'evasione nei magazzini spagnoli, dai link che vi ho messo nell'altro video, solo che non possono spedire perché c'è l'emergenza coronavirus. Allora, portalettere, come mai gli store cinesi non hanno lo smartphone Oppo? Non lo so, io di smartphone non li ho mai trattati troppo, c'è gente molto più esperta di me. Valentino, news sul Mavic Air 2. So solo che uscirà ad agosto, ad un prezzo compatibile con il vecchio Mavic Air. Stiamo a vedere. Fimi 2020 o Absanzino 2? Io dico Fimi 2020, ma se vuoi il 4K 60 fps, Absanzino 2. Sì, ma il fatto è che quelle mappe sono quelle ufficiali, Enzo, quindi dobbiamo attenerci a quelle mappe sballate. È veramente uno schifo. Sì, con il Mi Note 10 mi trovo benissimo, Simone. Io lo consiglio a tutti i miei amici perché è un gran bel telefono, davvero. Conosci Favij? Sì che lo conosco, Tiziana. Allora, vediamo. Che altro avete scritto? Autelivo 2. Secondo me l'Autelivo 2 sarà il vero concorrente del Mavic 2 e forse anche del Mavic 3, ragazzi. Con la sua cam 8K c'è davvero tanta roba. Mi arriverà il mese prossimo e spero di recensirvelo il prima possibile.
Armando dice, chiede, quando una persona si registra su DeFly gli arriva qualche carta a casa? No, non gli arriva nulla. Che è successo? Ma che domande fai? Chi? Che è successo, Vincenzo? Cosa mi sono perso? Ah, il VCopter, ragazzi, io ho chiesto rimborso perché mi sa che non so se è una fregatura, però non mi ha convinto. Allora, cos'è successo per il VCopter, ragazzi? A febbraio iniziò la campagna di raccolta fondi. No, no, perdonatemi. La prenotazione del drone pagando 100 euro subito, il resto all'uscita a marzo. A marzo ci dissero che il drone non sarebbe uscito, ci avrebbero dato informazioni a fine mese, nessuna informazione è arrivata. Ora siamo quasi a metà aprile, secondo me è stata una grande nuvola di fumo e ho chiesto il rimborso. Nick, 37 dollari per l'aggiornamento dell'Anki Vector per averli in anteprima, in beta rispetto agli altri utenti, quindi stai sereno. Ah, Fimix 8 o Mavic Pro 2? Beh, ragazzi, Mavic Pro 2 è il miglior drone in assoluto, cioè non puoi paragonare questo con questo. Per quanto lui sia buono, lui è davvero un altro pianeta. Ma costa anche 1500 euro lui, 300 euro lui, quindi capite bene che è come paragonare una Ferrari a una Panda, cioè sono cose diverse, ragazzi. Sono davvero cose diverse. Esatto, non c'è paragone. Ovviamente se puoi permettertelo, il Mavic 2 Pro è il miglior drone che puoi comprare. Nicola, sì. Ho messo ieri un coupon per l'X8 SE sul mio canale Telegram, ti lascio il link, se vuoi entra, lo vedi. Secondo me solo Last Blood, come si pronuncia, del Mavic, vale quanto tutto il film. È probabile, vale un botto. Ok ragazzi, un bel like amici. Bene ragazzi, siamo stati insieme 50 minuti. Io ora andrei a mangiare, pagherò da bere a tutti. Vi voglio bene ragazzi, un bel like per supportarci. Ci vediamo, spero, dopodomani con un nuovo video. Ciao ragazzi, vi voglio bene.